Il 4 giugno 2021 torna finalmente nei negozi un disco fondamentale per l'hip hop italiano. Si tratta di Neffa e i Messaggeri della Dopa, che compie 25 anni e per l'occasione è stato rimasterizzato e ristampato da Universal Music Italia. Unboxing al volo della versione con doppio vinile colorato più CD e due parole sul disco in compagnia di uno dei massimi esperti di rap italiano e non solo, autore di 2 volumi sull'argomento, nonché collaboratore storico di Rumore e ufficio stampa di molti rapper. Sto parlando di Luca Gricinella. Quando esce Neffa e i Messaggeri della Dopa nel maggio del 1996, di hip hop italiano personalmente ho percepito solo qualche tormentone radiofonico, ma non ho ancora niente nella mia collezione, che è principalmente basata su grunge, hard rock, metal, classic rock e rock italiano. Ci sono invece i Beastie Boys, che mi hanno catturato con il singolone Sabotage, e i Public Enemy per essere suonati nei film di Spike Lee. L'autore in copertina è Neffa, nome di battesimo Giovanni Pellino, che ha alle spalle un breve trascorso come batterista dei Negazione, uno storico gruppo hardcore di Torino, e c'è anche la militanza negli Isola Posse All Stars, una crew nata nel centro sociale Isola nel cantiere di Bologna, che prima del suo ingresso ha già dato alla luce Stop al Panico, un brano divenuto leggendario, inciso sul secondo vinile 12 pollici di rap in italiano. Il primo era stato Batti il tuo tempo degli Onda Rossa Posse, anche questo documento fondamentale per la storia del movimento nel nostro paese. Batti il tuo tempo! Batti il tuo tempo! Batti il tuo tempo! Stop al Panico però ha una diffusione maggiore. Non solo perché il groove funziona meglio ed è già stato realizzato un videoclip, ma soprattutto perché riesce a sbarcare in televisione, nella mitica trasmissione Avanzi condotta da Serena Dandini in onda su Rai 3. Cade un'illusione, cade in un agguato, pioggia di piombo, sangue sul selciato, ma come per piazza Fontana sono io la bestia e non quei figli di puttana. Here we go, yo! Stop, 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 stop al panico! Stop, 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 stop al panico! Stop, 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 stop al panico! Stop al panico! Quando sentii Stop al Panico ero già in un periodo, tra l'altro, in cui i rapporti con i Negazione non è che fossero super idilliaci. Alla fine stavo là, facevo il batterista, non mi mancava niente, ho fatto un sacco di esperienza, però ovviamente trovavo musicalmente miliardi di volte più sexy quello che facevano là. Considerando che poi erano tutti miei amici, ogni tanto pensavo, cavolo, io sicuramente vorrei, probabilmente potrei e probabilmente dovrei essere lì, cioè io volevo essere lì. Neffa entra nell'Isola Posse All Stars dopo la pausa forzata imposta dallo sgombero dell'isola nel cantiere, e con la crew compone il secondo ed ultimo 12 pollici, Passaparola, con cui tornano ad Avanzi, e a questo giro c'è pure lui a rappare in prima fila in una rete televisiva nazionale. Devi provare a lasciare una traccia di me, senti bene cosa dico, apri le tue orecchie tipo dico bene, è un gioco che chiamo più ci provi più ci credi, se non provi guarda forse è meglio che ti siedi, se scendi non ti spieghi perché resti in piedi, sotto tensione, trovi giusti rimedi alla noia che c'è, tutto intorno a me, giù nella strada c'è che aspetta solo che la pioggia cada, so cosa fare, cerco di impavidare nello scambio di idee, passaparola per comunicare. L'Isola Posse All Stars però dura poco. Dalle sue ceneri prende vita una crew ancora più influente per il futuro della scena italiana, quella dei Sangue Misto, che arriva nel momento giusto per far uscire SXM, oggi ritenuta una pietra miliare del genere. Io sono il numero 0, facce diffidenti quando passo allo straniero, in sclero, teso vero, vesto scuro, picchio la mia testa contro il muro, sono io l'amico di nessuno e stai sicuro, resto fuori dalla moda e dallo stadio, fuori dai partiti e puoi giurarci io
già non sono l'italiano medio. SXM appare da subito come un capitolo importante nella storia del rap italiano, ma non abbastanza per soddisfare pienamente i suoi autori, Neffa, DJ Graf e Deda, che decidono di prendersi una pausa dopo aver tentato inutilmente di dare vita al suo successore. Una pausa che tra l'altro non terminerà mai. Da subito Neffa inizia a scrivere e comporre quello che sarà il suo debutto, coinvolgendo il top della scena di quegli anni, i Messaggeri della Dopa, appunto. C'è anche lo stesso Deda dei Sangue Misto che ha portato due basi e lo scopo è quello di dare visibilità alla scena rimanendo assolutamente credibili, e sono credibili a partire dal titolo che prende spunto dai Jazz Messengers di Art Blakey. Questi Messaggeri della Dopa in realtà sono tutti gli ospiti presenti sul disco coinvolti da Neffa proprio per fotografare quell'entusiasmo della prima metà degli anni 90 che c'era in Italia attorno al rap, che era una grande novità ed era una passione molto condivisa, tanto che c'erano jam nei centri sociali in tutta Italia molto partecipate, e quel fermento è rappresentato bene da questo disco. Per esempio nelle tracce I Messaggeri parte 1 e I Messaggeri parte 2, che sono le tracce con più ospiti presenti all'interno, le cosiddette posse track come si chiamano, fanno capire bene quello che era l'entusiasmo, appunto il fermento che c'era in quegli anni. E il nome Messaggeri della Dopa? Dopa traduce dup, una frequenza di megabass che contraddistingue l'hip hop. I Messaggeri della Dopa sono quindi dei fieri e coraggiosi paladini che portano avanti il loro modo di essere e la loro musica. Il primo singolo scelto, Aspettando il sole, sconvolge anche chi, come me, non pratica abitualmente il genere, e lo fa anche grazie al featuring del King Giuliano Palma, all'epoca colonna dei Casino Royale, band che invece già apprezzo da qualche anno per Dynamite e Sempre più vicini. Hai da sempre i binari son questi, fissi uomo tu resisti, mai si fermerà, ma il ritmo lo può rallentare, la mia anima non muore in questa spirale, oltre il cielo il limite, sempre più vicino siamo noi. Aspettando il sole è certamente radio friendly, ma non perché sia ruffiano. È radio friendly perché spacca, perché il groove è micidiale e il flow di Neffa viaggia caldo e ritmato sulla base portentosa di Deda. Insomma, è un instant classic. È una ballata rap, quindi una canzone rap d'amore, ed è uscita da questo ambiente underground e la cosa non era affatto scontata, perché in quel periodo di tante cose si parlava, ma non di una delusione amorosa, come in questo caso racconta Neffa. La tele resta spenta e non la guardo più, ho un nodo in gola che è difficile mandare giù. Ha fatto in modo di unire due tipi di pubblico molto distanti tra loro, ossia è piaciuto sia al pubblico underground che al pubblico mainstream, perché è stato uno dei primi brani di rap italiano che è andato in rotazione sui principali network radiofonici. Quindi per tutti questi motivi Neffa e Messaggeri della Dopa ancora oggi è uno degli album fondamentali nella storia del rap italiano. Oggi non c'è solo intorno a me. E com'è allora la versione in vinile di questo pilastro del rap italiano? Intanto è importante che sia tornato in vinile, visto che la prima stampa del 96 e la ristampa Tannen del 2015 avevano ormai raggiunto prezzi proibitivi per molti appassionati. Ma oltre ad essere contenti perché questo disco è tornato nei negozi, siamo contenti anche perché la rimasterizzazione è fatta come si deve e possiamo godere del risultato. Questa edizione è quella realizzata in esclusiva per lo store di Universal, con doppio vinile colorato più CD, che è andata a ruba nel giro di poche ore. Dove potete recuperare allora la versione in doppio vinile nero oppure doppio vinile nero più CD? Oltre che dal vostro negoziante di fiducia,
Se volete supportare vinilicamente potete acquistare la versione in doppio vinile nero nel mio negozio su Amazon. A presto e buoni ascolti. La N e la doppia FA. La N e la doppia FA.